Quindi alla resa dei conti vale la pena spendere 1450 euro, anzi 1500 euro, il prezzo è aumentato per un DJI Mavic 2 Pro? La risposta è dipende. Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Innanzitutto perdonatemi se ho poca voce, ho il naso arrossato, però mi sono preso una brutta influenza, ma voglio comunque realizzare questo video per voi, per dirvi se il Mavic 2 Pro di DJI oggi è un acquisto consigliato oppure no. La risposta ve l'ho già data ed è dipende. Come sempre questa è solo una mia personalissima opinione che siete liberi di supportare o contraddire qui sotto nei commenti e ne parliamo insieme come al solito, ragazzi. Di fatto è innegabile che il DJI Mavic 2 Pro al momento sia il top di gamma per quanto riguarda i droni commerciali compatti e richiudibili. Non c'è davvero niente di meglio. Però si tratta comunque di spendere 1500 euro, qualcosina in meno su Gearbest per un drone che per il 90% di noi è solo un passatempo, un hobby. Se il vostro portafogli ve lo permette, il Mavic 2 Pro è assolutamente il massimo che potete acquistare. Dotato di una sfilza di sensori laterali, anteriori, posteriori, sottostanti, superiori davvero assurda, il che lo rende uno dei droni più sicuri, ma anche uno dei più facili da utilizzare e davvero quasi automatico, ragazzi. Io preferisco sempre volare in manuale, però ci sono così tante funzioni che ce n'è davvero per tutti i gusti. Anche la sua ottica, la sua Hasselblad 4K non ha assolutamente nessun concorrente in questa categoria. Però se avete visto nei giorni scorsi i miei video relativi a questo drone e la comparativa con il DJI Mavic Pro Platinum più nello specifico, avrete notato che le differenze ad un occhio non allenato sono davvero poche. Il motivo è presto detto ed è facilmente intuibile. Nonostante la sua ottica sia una delle migliori sul mercato, per poterla sfruttare al suo massimo potenziale bisogna lavorare tanto e bene in post produzione, e quindi il drone è perfetto per chi vuole lavorare o iniziare a lavorare con questi strumenti. Ed è davvero tutta qui la questione. Se voi cercate il top non troverete niente di meglio del Mavic 2 Pro. Se invece il vostro utilizzo è prettamente amatoriale, hobbistico, per fare un volo la domenica, secondo me comprare un Mavic 2 Pro a 1500 euro oggi è una spesa quasi inutile. Di fatto oggi droni come il DJI Mavic Pro Platinum o il suo modello precedente si trovano a prezzi davvero molto bassi su Gearbest ma anche su altri store, molto spesso sotto i 1000 euro. Quindi se il vostro utilizzo è prettamente hobbistico, un volo quando capita, il Mavic Pro 1 o il Mavic Pro Platinum oggi sono secondo me la scelta migliore. Certo avrete qualche sensore in meno, qualche modalità di volo in meno, però per quello che costa il Mavic Pro 1 resta ancora davvero uno dei migliori droni in commercio, oggi ancora di più dato che il prezzo si è abbassato. Per quanto riguarda la questione invece del DJI Mavic 2 Zoom, che ho avuto modo di testare per una ventina di minuti, posso dirvi che anche quello è un drone davvero ottimo. La sua cam, la sua ottica non è assolutamente a livello del DJI Mavic 2 Pro, la sua qualità è all'incirca la stessa del vecchio DJI Mavic Pro, con in più l'aggiunta di tutti i sensori del DJI Mavic 2 Pro e la funzionalità di zoom 2x. Quindi anche il modello zoom è volto ad un pubblico meno professional, gente che non vuole lavorarci ma che vuole divertirsi. E anche il suo prezzo ultimamente è davvero molto conveniente. Pensate che qualche giorno fa era scontato a 999 euro su Gearbest, un'ottima offerta che potrete ritrovare nel mio canale Telegram delle offerte linkato qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda il Mavic 2 Pro è davvero impossibile trovargli qualche difetto grave, vola benissimo, ha un'autonomia davvero eccellente, 28, 29, 30 minuti quando va bene, insomma tanta roba, registra, che ve lo dico a fare, in maniera incredibile. Però ci sono dei piccoli particolari che dalla DJI di certo non mi aspettavo di trovare, dei piccoli difettucci che non vanno a pregiudicare il prodotto, però secondo me si poteva fare qualcosina in più. Il difetto che mi ha dato maggiormente fastidio riguarda la copertura del gimbal, che a differenza del vecchio Mavic Pro, che era divisa in due pezzi, in questo caso è un pezzo unico, però secondo me è progettata male, perché se andate ad aprirla, guardate,
c'è la parte superiore che va a strisciare sulla testa del gimbal, della cam, e questo comporta che a lungo andare inizieranno a vedersi dei graffi sulla testa della cam. C'è già un piccolo graffietto, insomma un piccolo particolare che sicuramente poteva essere studiato meglio, magari con una copertura in gomma. Altro piccolo difettuccio, anche questo di progettazione, risiede nei piedi posteriori che quando andiamo a richiudere vanno a grattare sulla parte laterale del drone. Non c'è assolutamente spazio tra il piede e la parte laterale del drone, e anche in questo caso a lungo andare sicuramente inizieranno ad uscire dei graffi o comunque l'usura dovuta all'attrito tra il piede e la parte laterale del drone. Di certo questo problema da DJI non me lo sarei aspettato, non è un problema solo del mio drone, l'ho riscontrato anche sullo zoom e me lo avete segnalato anche voi. Addirittura alcuni di voi mi avete mandato delle email, riscontrano che i piedi posteriori non vanno a appoggiare perfettamente a terra quando il drone è aperto, ma restano un po' a mezz'aria. Insomma, c'è stato qualche problemino di progettazione che non va a pregiudicare il drone stesso. Sicuramente sarà risolto o è stato già risolto con i nuovi cicli di produzione del Mavic 2 Pro e del Mavic 2 Zoom, però credo che sia giusto segnalarvi questi difetti. Per quanto riguarda il radiocomando invece è davvero ben fatto, il segnale è solido e permette 8 km di range di controllo, però anche in questo caso DJI si va a perdere un po' nei dettagli. Apprezzo davvero molto che gli stick siano removibili come il Mavic Air, questo rende il radiocomando molto più trasportabile, potete mettervelo in tasca, però state attenti se ve lo mettete in tasca come ho fatto io un paio di volte, perché il display è protetto da una plastica davvero che si graffia solo a guardarla. Diciamo che potevano investire magari in un vetrino superiore antigraffio. Difatti io ho comprato un vetro protettivo da Amazon che dovrebbe arrivarmi a giorni, perché non posso andare avanti così. Inoltre, parere personale, avrei davvero apprezzato un radiocomando con un piccolo display per l'FPV già incluso. Ok, ho letto che DJI ci sta lavorando e molto probabilmente lo venderà a parte, e il prezzo non oso nemmeno immaginarlo, penso non meno di 350-400 euro, già questo costa sui 250-300 euro, però diciamo che io ho sempre amato quei droni che permettono di avere il display già sul radiocomando, sono molto più immediati da utilizzare, non dovete prendere lo smartphone, sperare che sia carico, collegarlo col cavo a radiocomando, connettere l'applicazione, sperare che l'applicazione non crashi. Insomma, un radiocomando con display FPV incluso è una comodità davvero assurda, che specialmente DJI, che punta molto sulla compattezza, sulla facilità d'uso dei suoi droni, dovrebbe contemplare nei suoi prossimi prodotti. Staremo a vedere. In conclusione, se volete lavorarci, se cercate il top dei top e il portafogli ve lo permette, comprate un Mavic 2 Pro e sicuramente non resterete delusi. Se invece volete un drone DJI prettamente per uso hobbistico, il classico volo della domenica mattina, i vecchi Mavic Pro 1, Mavic Pro Platinum, Mavic Air, dato il loro prezzo che si è molto ridotto negli ultimi mesi, sono un acquisto straconsigliato. Se volete maggiori dettagli sul Mavic 2 Pro vi rimando a tutti i miei video che ho realizzato negli ultimi giorni e che vi ho mostrato qui nelle schede nel corso di questa breve recensione. Vi chiedo ancora scusa per le mie condizioni, per la voce così bassa, spero che questa influenza passi presto. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate del Mavic 2 Pro o comunque degli altri prodotti DJI, voi cosa consigliate, quale avete comprato, quale comprerete, parliamone come sempre qui sotto nei commenti. Vi ricordo che in descrizione video trovate tutti i link d'acquisto dei droni DJI. Inoltre se entrate, sta venendo uno starnuto, dicevo, se entrate sul canale Telegram linkato nel primo rigo in descrizione video, troverete tutte le offerte e coupon sempre aggiornati. Inoltre sempre qui sotto trovate anche il link per entrare nel mio gruppo Facebook dedicato a droni e tecnologia. Entrate numerosi ed entrate anche nella mia pagina Instagram. Direi che questo può essere davvero tutto, lasciate un bel like, commentate, parliamo insieme, condividete questo video a tutti i vostri amici, iscrivetevi qui su Addicted to Games se non l'avete già fatto. Alla prossima, ciao ragazzi!